Moser, che è stato prontissimo a restare nella scia dei migliori, a riportarsi subito in testa a controllare la corsa. Bravissimo anche Argentin, che si è accodato alla ruota di Moser e che è ancora lì nelle posizioni di testa, in modo da poter controllare e da rispondere a questo attacco che viene ancora portato da Fignon insieme a Lejarreta e a Breuil. E il gruppo che si è sgretolato, sono rimasti indietro, vediamo Baronchelli con Moser, sono rimasti indietro Visentini e Battaglini, supponiamo anche Saronni, che non si è visto in queste prime posizioni. Visentini si è fermato, arriva la notizia, Visentini si è fermato, non sappiamo se per foratura o per altro, si è fermato, è sceso, addirittura potrebbe darsi anche che intenda clamorosamente abbandonare la corsa. È un momento importantissimo, una tappa che sembrava ormai avviarsi abbastanza sonnolenta verso una conclusione scontata, si è invece incattivita improvvisamente. Visentini dovrebbe essersi ritirato. Clamoroso colpo di scena al Giro d'Italia a 15 km circa dalla conclusione. Roberto Visentini in ritardo. Ancora Laurent Fignon all'attacco. Sicuramente Fignon non è non ha la statura, non ha forse neanche le capacità, non ha sicuramente la personalità del bretone, però Fignon è venuto a questo Giro d'Italia e sicuramente l'ha onorato con la sua presenza. È stato forse l'unico che ha provato gli attacchi, non sempre con il criterio giusto, non sempre con il tempismo giusto, però l'ha fatto. Ancora oggi Fignon è all'attacco. Vediamo che il suo vantaggio nei confronti di Moser è di 10, 12, 15 secondi, siamo quindi ancora in termini estremamente accettabili per quanto riguarda il controllo. Vorrei ricordarvi che in classifica generale Fignon è quarto con 2 minuti e 7 secondi. Diamo un'occhiata dall'alto sul gruppo degli inseguitori, c'è Panizza, Baronchelli, Beccia, ecco vediamo gli altri, Moser, Van Impe, il belga Schippers. Classifica provvisoria, Fignon è passato al secondo posto della classifica generale dopo il gravissimo ritardo di Visentini, che è cronometrato ad oltre 6 minuti, e con Argentin, che ha un ritardo di 2,6, inserito nel gruppo di Moser. Laurent Fignon, attenzione, incidente meccanico per Laurent Fignon, è saltata la catena evidentemente mentre tentava di cambiare rapporto ed è stato raggiunto Fignon. Colpo di scena, è il finale alla Hitchcock, con un Visentini che si ritira, riprende, e con questo sfortunatissimo Fignon che prima attacca, poi si lascia coinvolgere forse ingenuamente dagli scatti di Lejarreta e di Breuil, salto della catena, Fignon recuperato. Tutto il gruppo ricomposto, quindi abbiamo ripreso Breuil, abbiamo al comando solitario Marino Lejarreta a 3 km. Tenta lo scatto Breuil, ma è uno scatto che Fiorenzo Magni soleva definire lo scatto delle 33 pedalate, perché alla 34esima si risiede sul sellino. Ed ecco Fignon che riparte mentre Moser è in coda al gruppo. Riparte Fignon a 3 km dalla conclusione, c'è Moser in leggera difficoltà. Ecco Lejarreta, attenzione al distacco sulla destra, sulla sinistra c'è il tempo totale, poi importantissimo sulla destra vedere i distacchi. La classifica generale vedeva Moser al comando con 1,3 su Visentini, 2,06 su Argentin, 2,07 su Fignon, 3,25 su Lejarreta.
Ecco il direttore di corsa, è Fignon che lancia lo sprint. Fignon è secondo, poi Argentin, Baronchelli, Van Impedeccia, Moser. Eccolo ai 200 metri, seguite il ritardo sulla destra, bisogna aggiungere anche i 20 secondi di Abuono che ha preso le carreta. Scatta, si alza ancora sui pedali, è un gesto d'orgoglio per Francesco Moser che termina con un ritardo di 1 primo e 58 secondi più 20 secondi da Buono. Ecco qua Francesco, primo microfono che arriva su Francesco, il mio, come stai? Adesso bene.